amici carissimi, fratelli e sorelle, ecco, per noi è una grande gioia questo mese caldo, ma caldo dello Spirito Santo, che ci sta così illuminando, così accendendo, perché noi celebriamo la grande festa della Madonna di Casandrino, che ci sarà l'ultima settimana di agosto, dal 28 agosto fino al 4 settembre. Però per noi e per tutta la Chiesa Cattolica già è festa il 15 agosto. Infatti ci sarà una preparazione il 12, il 13, il 14 agosto. Ci sarà un trito di preparazione per poi il 15 agosto l'Assunta. Il predicatore sarà Don Francesco Cuciniello, rettore di San Francesco, della rettoria, bellissima rettoria di San Francesco ad Aversa. Poi abbiamo la grazia di questa settimana santa per noi, dove possiamo contemplare la bellezza della Vergine Maria, la Madre di Gesù, nel titolo di Madonna di Casandrino. E vi enuncio un pochino il programma che ci chiama a vivere questo mese. Ogni anno il santuario, in collaborazione con l'archivio fotografico del santuario, ecco, renderà un grande servizio, come ha fatto tutti gli anni, a tutti quanti voi, tutto questo che abbiamo detto questa settimana, con video, con fotografie e con tanto altro, disponibile online per tutti quanti voi e in particolar modo specialmente per tanti casandrinesi che stanno all'estero. Allora, giovedì 28 agosto iniziamo questa grande settimana in onore della Madonna di Casandrino, con la Madonna che scende dalla sua casetta, dal suo trono, per venire in mezzo a noi ed essere portato sul bellissimo carro preparato per lei, addobbato per questa settimana. E inizia questa bellissima festa, dove alle 9:30 ci sarà la Santa Messa, dove alle 12 ci saranno le campane che suonano a festa, fuoco d'artificio, e poi diciamo che alle ore 18 ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento e poi le bande musicali che andranno girando per le strade del nostro paese. È molto bello il giovedì, perché si sente, si avverte proprio la sensazione della mamma che viene a visitare i suoi figli. Poi il 29 agosto abbiamo un altro bellissimo giorno di questa settimana, dove ci sono dei momenti importanti e noi citiamo solo quelli. Ci sarà alle 18:30 la Santa Messa in santuario con Don Luigi Maria Epicoco, un sacerdote, teologo, filosofo di fama nazionale e anche internazionale, che ci delizierà così con la Santa Messa, ma anche poi dalle 19:30 alle 20:30 con una catechesi proprio guardando Maria come speranza e provvidenza per tutti quanti noi, per l'umanità. Ed è un momento molto molto bello, spirituale, dove approfondiremo quest'amore per la Madonna attraverso il cuore di questo sacerdote illuminato dallo Spirito Santo. Sempre venerdì 29 agosto alle ore 21 ci sarà nel giardino parrocchiale, ci sarà un teatro comico. Ecco, sono delle persone di Casandrino che in maniera amatoriale faranno questa piccola commedia dal titolo Lusso in prestito. È una cosa bella, la facciamo nel giardino, dove veramente possiamo godere anche dopo la catechesi con calma, possiamo anche vivere un momento di ilarità tutti quanti insieme come comunità. Poi il sabato 30 abbiamo sabato 30 e domenica 31 abbiamo questi due momenti così belli, dove la Madonna alle ore 17:30 il sabato e alle ore 17 la domenica uscirà dal santuario per girare, ecco, con il carro trionfante, girare per i vicoli del paese. Ma prima, ecco, è bello questo momento, in piazza appena
uscirà dal santuario, avremo il volo dell'angelo. È una bellissima tradizione dove ci sono delle bambine del posto che scenderanno davanti alla statua della Madonna e reciteranno una preghiera per tutto il popolo di Casandrino, sia laico sia religioso, e per tutto il mondo e per la pace nel mondo. Dopo questo annuncio dell'angelo, questo volo dell'angelo bellissimo, e vi suggerisco veramente di venire a vedere tutte queste cose, poi il carro con la Madonna viene attaccato a dei buoi, degli animali belli, grandi, maestosi, e sia la domenica, sia il sabato che la domenica, gireranno il paese. La domenica ci sarà un qualcosa in più, in particolar modo ci sarà anche la consacrazione dei bambini dai 4-5 mesi fino ai 4-5 anni, 6 anni, verranno presentati alla Madonna come atto di consacrazione in mezzo alla piazza, e si farà la domenica la seconda parte del paese. Poi abbiamo la grazia del lunedì. Il lunedì andremo con la Madonnina, con il carro, con i buoi di mattina, andremo in processione verso il luogo del riposo di tutti i casandrinesi, il cimitero o Campo dei Santi, Camposanto, dove lì sarà celebrata una santa messa in suffragio di tutti i defunti di Casandrino. La sera poi un momento ludico, un momento bello in piazza. Avremo la gioia di ascoltare cover band sui Pooh. Guardate, sono bravissimi. Per chi ama i Pooh, se venisse con gli occhi bendati e li sentisse cantare, crederà che siano veramente i Pooh. Allora vi invito caldamente, lunedì sera alle ore 21:15 a venire in piazza. Siamo tutti seduti e ci gustiamo quest'ora e mezza di musica dei Pooh, che sono amati da tante generazioni. Poi abbiamo il martedì è di consueto, alle 8:30 la Santa Messa, alle 19 una Santa Messa in canto, alle 20 come sempre si accenderanno le luminarie di tutto il paese. Il mercoledì abbiamo un momento spirituale molto forte verso Dio, ma verso la Vergine Maria di Casandrino. Ci sarà in mezzo alla piazza, con la Madonna sul carro presente, un rosario. Ogni anno sempre di più vengono le persone per questo momento così bello, dove reciteremo un rosario intervallato da canti mariani, e dove alla fine ci sarà un segno bellissimo del rosario che porterà le nostre preghiere verso il cielo, a Dio Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, le preghiere di tutti i casandrinesi, ma le preghiere di tutta l'umanità, di tutti i tempi. Allora io vi consiglio di venire. È un grandissimo cenacolo di preghiera dove la Madonna è presente, e vi devo dire la verità, è un momento molto 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 intenso, dove veramente scendono le lacrime per la gioia che si sta vivendo. E questo Santo Rosario, questo cenacolo di preghiera si svolgerà alle 9 di sera, alle 21. Poi abbiamo l'ultimo giorno, salirà di nuovo la Madonna nella sua casetta, nel santuario, però prima verrà svestita dei suoi paramenti di festa per essere messa di nuovo così nel trono, nella casetta, per guardare con occhio di madre per un altro anno e per sempre il suo popolo, i suoi figli di Casandrino e non solo. E noi renderemo grazie con la Santa Messa che si svolgerà alle 9:30 del mattino. Poi è bello perché domenica successiva poi la festa continua, perché il 7 settembre alle ore 20 ci sarà la festa dei bambini.
ci saranno dei gonfiabili, ci saranno degli scivoli di gonfiabili, zucchero filato, noccioline, così, per rendere un po' ancora di più piacevole questa festa che sì, ha avuto il suo termine giovedì, ma che il popolo casandrinese ha desiderio di continuare a festeggiare. Allora vi invito anche domenica 7 settembre alle ore 20 in piazza, festa dei bambini. E l'ultimo passaggio, che è di una commozione enorme, di questa tradizione che è nata da pochi anni in questo santuario, è la benedizione, ecco la protezione sotto il manto della Vergine Maria di Casandrino, dove i sacerdoti prenderanno il mantello della Madonna, il mantello che lei indossa tutto l'anno, ecco, lo toglieranno dalle spalle della Madonna, lo porteranno al centro del santuario, dove le persone aspettano. Il mantello verrà messo a mo' di tenda, dove le famiglie, le persone andranno sotto e toccheranno il mantello per avere questa benedizione della Vergine Maria Santissima, la mamma di Gesù e la mamma nostra. È un momento bellissimo, un sottofondo per tutto il tempo di musica mariana in onore della Madonna, e davvero ecco, in quei momenti anche i sacerdoti affidano come chiusura di tutto, ecco, tutta l'umanità che passa, quella casandrinese e di tutti i figli di Dio, le figlie di Dio, a Maria, Madre di Gesù. E allora vi invito caldamente e con gioia in questa settimana santa per noi, dove viviamo la gioia sì delle illuminazioni, di tante cose belle, dei botti, non lo so, di tante cose belle, ma specialmente perché, ecco, è la festa della nostra mamma dolcissima di Casandrino, e come figli ci sentiamo sempre emozionati quando nostra madre è contenta della gioia e del bene che noi gli manifestiamo. Vi saluto in nome di tutta la comunità parrocchiale, di Don Antonio, del diacono Antimo e di tutte le persone che con umiltà servono questa Chiesa in tutto e per tutto. Tutti, che Dio vi benedica.